Salve e benvenute e benvenuta a questa ulteriore lezione sugli ambienti del software dedicati al sistema qualità certificato, nella quale vedremo il riesame della direzione. Quindi, come prima cosa, raggiungiamo l'ambiente di inserimento dati, lo possiamo raggiungere da questo pulsante Sistema Gestione Qualità, Inserimento dati e poi andare a cliccare sul riesame della direzione. Oppure lo possiamo raggiungere cliccando qui dai pulsanti principali del pannello comandi su sistema qualità, registrazioni, processi di sistema, riesame della direzione. E qui, come per gli altri oggetti analizzati nelle precedenti lezioni, ci si aprirà il menu specifico di questo argomento con la possibilità di raggiungere l'ambiente di inserimento dati, lo storico per la consultazione dei dati e i risultati degli epiloghi e le fonti. Come abbiamo fatto per le lezioni precedenti, in questa lezione vedremo l'ambiente di inserimento dati, nella lezione successiva l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati. Quindi entriamo nell'ambiente di inserimento dati. Qui, come puoi vedere, a differenza delle lezioni precedenti, io non ho inserito nulla, non ho inserito un riesame della direzione di esempio, perché lo dovremo inserire insieme. Per quale motivo ho deciso di procedere in questo modo? Perché il riesame della direzione è il collettore di tutti gli altri oggetti della qualità nel momento in cui si va a fare, nel senso che quando la direzione va a fare una riunione di riesame, come previsto obbligatoriamente dal sistema qualità, prenderà in considerazione tutto quello che è successo dall'ultima riunione di riesame fino ad oggi che facciamo la nuova riunione di riesame della direzione. Quindi tutto quello che è successo dove? Ovviamente all'interno dell'azienda, che è tutto documentato negli altri oggetti del sistema qualità, quindi nelle verifiche ispettive, nei progetti di miglioramento, nelle azioni correttive, nelle non conformità, nelle revisioni e nei piani qualità. Quindi si tratterà innanzitutto di fissare un giorno per tenere il riesame della direzione, di cui ovviamente si dovrà dare comunicazione a coloro che dovranno prendervi parte, e dopo aver fissato questo giorno si tratterà di andare a stendere un ordine del giorno che noi stenderemo proprio sulla base di tutti gli altri dati che fino a questo momento abbiamo inserito all'interno degli altri oggetti del sistema qualità. Quindi li andremo a cercare per creare l'ordine del giorno, ecco perché io qui non ho inserito ancora nulla. Quindi questo sempre è il nostro ambiente dove possiamo prendere le nostre annotazioni pro memoria. Qui, ripeto ancora, possono essere scritti fino a 64.000 caratteri, quindi qui sono degli appunti che non andranno nel report del riesame della direzione. E quindi andiamo a dare un numero a questo riesame numero 1, data della convocazione, facciamo venerdì 5 febbraio 2021 e ovviamente la data della riunione sarà una data successiva. E quale sarà la regola per stabilire la data della riunione rispetto a quella della convocazione? Ma quella che ovviamente ci saremo dati come regola su questo argomento all'interno del sistema qualità, nel senso che abbiamo messo nero su bianco, per esempio, che la convocazione del riesame della direzione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della riunione. Quindi 5 febbraio facciamo che la riunione avverrà il 21 febbraio. Mettiamo l'orario della riunione, convocato per diciamo le 10 del mattino, luogo ufficio del direttore generale, ufficio del direttore generale, responsabile della verifica chiusura, perché poi dal riesame della direzione ovviamente usciranno tutta una serie di decisioni che andranno attuate. Anche in questo caso è previsto un piano attività in uscita da questo oggetto della qualità, quindi scegliamo un responsabile, Bianchi Fabrizio, e poi qui potremo inserire anche una data di verifica della chiusura, magari dopodiché siamo andati a stabilire tutto quello che dobbiamo fare in base alle date che avremo scelto come chiusura di tutte le fasi del piano attività. Prenderemo l'ultima data e magari dopo 10 giorni scriveremo qui che dovremo fare la verifica della chiusura di questo riesame. Se notate, qui c'è scritto, se noti, qui c'è scritto chiuso, e questo chiuso
c'è anche in tutti gli altri oggetti della qualità, nel senso che per andare a porre la parola fine su questo riesame della direzione o nelle lezioni o negli altri oggetti del sistema che abbiamo visto precedentemente, andremo a mettere la spunta chiuso, anche se ovviamente non dovremo tornare qui nella maschera, ma dall'ambiente di consultazione dati potremo andare a dire molto più comodamente, molto più rapidamente, perché ci darà gli oggetti non chiusi, andare a mettere le spunte da lì. Quindi abbiamo stabilito quelli che sono i dati principali di questo riesame della direzione. Qui possiamo andare a prendere tutti gli appunti che vogliamo e poi andiamo alla gestione vera e propria del riesame. Anche qui potremo andare ad inserire quelli che sono i coinvolgimenti, in questo caso nel riesame della direzione, quindi andando ad indicare i processi che sono coinvolti nel riesame, le risorse umane che sono coinvolte con il relativo settore di appartenenza e il settore aziendale coinvolto in questo riesame della direzione. Ora ho messo un processo, una risorsa umana e un settore aziendale a caso per far vedere semplicemente come si inseriscono i dati. Allo stesso modo potremo andare a inserire i documenti che accompagneranno questo riesame, il documento 1 con data redazione in questa data qui del 2016, qui a maggior ragione saranno da introdurre dei documenti da analizzare alla riunione di riesame che riguarderanno molti aspetti della vita aziendale documentati all'interno del sistema qualità. E poi alla fine anche qui andremo a stilare il piano di attività in uscita. Ma adesso concentriamoci sulla gestione vera e propria del riesame. Quindi abbiamo detto che abbiamo aperto un riesame della direzione, lo abbiamo convocato in questa data 5 febbraio, abbiamo detto che la data della riunione sarà il 21 febbraio perché nel nostro sistema qualità devono passare almeno 15 giorni tra la data della convocazione e la data della riunione. Abbiamo detto l'orario e la sede in cui si svolgerà questa riunione, che ovviamente poi ci compariranno nel report che vedremo alla fine. Andiamo al cuore del riesame della direzione e quindi adesso a stilare quello che per il momento sarà solo l'ordine del giorno che invieremo a chi dovrà prendere parte a questa riunione di riesame. Poi magari successivamente, una volta fatta la riunione, o anche punto per punto durante la riunione, andremo a dire che i vari argomenti che sono stati messi all'ordine del giorno sono stati discussi, tipo l'argomento numero 1 sì è stato discusso, oppure potrebbe capitare, come capita spesso nelle riunioni, che un argomento non venga discusso per dare più spazio ad un altro, il tempo è ristretto e potremo andare a mettere una spunta qui che questo argomento non lo abbiamo discusso, quindi non metteremo la spunta su discusso, ma metteremo la spunta sul ripresentato e quindi poi avremo la lista nell'ambiente di consultazione e aggiornamento dati, avremo la lista degli argomenti che seppur all'ordine del giorno in quel riesame non siamo riusciti o non abbiamo voluto discutere in quel momento e che quindi dovranno essere oggetto di una ripresentazione alla prossima riunione del riesame della direzione. Come ho detto all'inizio, ho lasciato tutto in bianco per far vedere la profonda interazione che c'è tra questo oggetto della qualità e tutti gli altri, perché come accennato poco fa, in questo caso bisognerà andare a vedere tutto quello che è successo precedentemente, quindi dall'ultima volta che abbiamo fatto la riunione di riesame della direzione fino ad oggi e quindi analizzare appunto quello che è successo, quello che è stato fatto, le azioni che sono state chiuse, che esito hanno avuto, se i risultati sono stati raggiunti, oppure vedere ancora e fare quindi lo stato dell'arte sulle attività messe in cantiere e non ancora espletate. Quindi qui ho messo la tendina degli elementi in ingresso al riesame, quindi dei punti all'ordine del giorno, perché poi questi argomenti possano essere categorizzati, nel senso che se io vado a mettere, andrò nel corso del tempo a inserire n volte che al riesame della direzione abbiamo analizzato le azioni di marketing, ovviamente poi potrò vedere statisticamente quante volte nel corso del tempo quell'argomento è stato oggetto di un punto all'ordine del giorno dell'esame della direzione, ovviamente per contro accorgendomi anche di ciò che invece abbiamo poco trattato in queste riunioni di riesame. Quindi qui c'è un pulsante, questo con questa scheda con le righe, che evoca diciamo una lista di cose da controllare, una checklist. Qui abbiamo una query che ci esegue
e ci ripesca tutto quello che è successo da una data ad un'altra. Quindi tutto quello che è successo all'interno del sistema qualità da una certa data ad un'altra data che vogliamo, di cui vogliamo che sia data evidenza, nel senso in questo range date ci farà vedere tutto quello che è successo. Quindi qui le date da inserire quali sono? Ora il software sta pescando tutti i dati, ecco li ha pescati, e ora ci chiede il range date all'interno del quale vogliamo vedere questi dati. Quindi qui bisogna mettere la data dell'ultimo riesame della direzione, supponiamo che sia stato fatto il 15 dicembre del 2020, e poi ci chiederà inserisci la data di oggi, quindi la data diciamo del riesame della direzione in cui si va a fare, in cui si va a stilare l'ordine del giorno. Quindi io ora metto una data più estesa, più in là nel tempo, perché negli altri oggetti del sistema qualità sono stati caricati, come avete visto, tutti i dati che sono compresi in pratica dal 1 gennaio al 31 luglio del 2021. Quindi supponiamo che noi supponiamo di andare a fare, anzi facciamo così, supponiamo di andare a fare questa riunione di riesame il 5 settembre del 2021 e la data della riunione 21 settembre 2021. E quindi in questo caso andremo a chiedere al gestionale di farci vedere tutto quello che è successo all'interno del sistema qualità dal 15 dicembre del 2020, che è il giorno dell'ultima riunione di riesame che abbiamo fatto precedentemente, fino al 31 di luglio del 2021. Ecco, ci compare questa lista. Qui non abbiamo interrogato per argomento, lui ci ha fatto vedere tutto quello che è avvenuto nel sistema qualità dal 15 dicembre 2020 fino al 31 luglio del 2021. Qui non ci sono da mettere spunte, ma serve soltanto per vedere che le spunte le metteremo negli ambienti di consultazione e aggiornamento dati dei relativi oggetti. Qui serve soltanto per vedere se una di queste cose che è successa, che spesso sarà un'azione programmata, è stata evasa o meno. Per esempio, vediamo che questa è stata evasa, ma comunque la potremo mettere all'ordine del giorno per discutere di questo argomento e di come sono andate le cose. Quindi qui vedi, ci sono tutti gli altri oggetti della qualità e tutti gli altri dati che abbiamo inserito nelle precedenti lezioni. Quindi abbiamo questa azione preventiva con la data in cui è stata aperta. Leggiamo che si trattava di un'azione per la prevenzione di infortuni sul lavoro, questo è il responsabile, questa è la data di scadenza, ancora non è chiusa, ancora non è stata chiusa. Ci potremmo anche semplicemente accorgere del fatto che ci siamo semplicemente scordati a mettere la spunta, quindi la andremo a mettere per tenere il sistema qualità aggiornato. Poi c'è una non conformità, quindi prezzi non conformi e non vendibili, se ricordi la lezione sulla non conformità. Poi abbiamo un'altra non conformità, mancato rispetto delle scadenze nei tempi di consegna ai clienti. Poi abbiamo un progetto di miglioramento, quindi creazione archivio informatico per registrare gli esiti e i certificati delle tarature. Poi abbiamo un piano qualità dove avevamo detto di procedere alla ristrutturazione della linea di produzione, un altro piano qualità per l'aggiornamento del personale, una revisione sul processo di produzione, se ricordi nella lezione delle revisioni, e poi anche le 2 verifiche ispettive relative all'outsourcing, quindi al controllo delle clip delle borse nella ditta esterna che ci produceva le borse, e poi un'altra verifica ispettiva sulle misurazioni statistiche. Ecco, questo è tutto quello che è successo dal 15 dicembre 2020 fino ad oggi, 31 luglio 2021, in cui andiamo ad analizzare il tutto, e oggi 5 settembre 2021 andiamo a fare l'ordine del giorno avendo preso come tempo di riferimento 15 dicembre 2020, 31 luglio 2021. Quindi tutti questi argomenti li andremo a mettere all'ordine del giorno del riesame della direzione. Quindi azioni preventive per la prevenzione di infortuni sul lavoro. Quindi qui
Si può procedere in due modi. Ovviamente, andando a fare l'ordine del giorno, io andrò a mettere tutti questi punti all'ordine del giorno. Quindi, per esempio, qui potrò andare a scrivere stato delle azioni preventive. Qui ovviamente possiamo allargare quanto vogliamo, stato delle azioni preventive, cioè quali sono state le azioni preventive tra il 15 dicembre 2020 e il 31 luglio 2020. Lo abbiamo appena visto qui, lo riapriamo. 15 12 2020, 31 luglio 2021. Quindi azioni preventive per la prevenzione di infortuni sul lavoro, e poi di azione preventiva c'era soltanto questa. Quindi azione preventiva numero 2, infortuni sul lavoro. Quindi qui andremo a scrivere azione preventiva numero 2 sugli infortuni sul lavoro. Qui molto sinteticamente, no? Poi lo possiamo arricchire, intanto lo compiliamo. Ora non mettiamo tutti gli argomenti che ci vengono fuori da questa interrogazione, mettiamone 3, riandiamo a prenderli. Ovviamente di quella tabella, quando ci si apre, possiamo fare anche una stampa molto più comodamente. 15 dicembre 2020, 31 luglio 2021. Mettiamo anche questo progetto di miglioramento della creazione dell'archivio informatico, progetto di miglioramento numero 1, quindi stato dei progetti di miglioramento. Qui lasciamo stato delle azioni preventive, stato dei progetti di miglioramento, progetto di miglioramento numero 1 sull'archivio informatico. Poi tutto si può andare a scrivere meglio per presentarlo nella lettera, cioè nel report che stamperemo da qui per mandarlo a chi dovrà partecipare alla riunione. Ora scriviamo molto velocemente, diciamo, anche alcuni appunti. Progetto di miglioramento numero 1 sugli archivio informatico per le tarature, proprio andiamo ad abbreviare, e poi prendiamo anche un altro punto per l'ordine del giorno. Ovviamente li dovremo prendere tutti: 15 12 2020, 31 luglio 2021. Prendiamo questa verifica ispettiva sull'outsourcing, quindi questo e poi basta. Stato delle verifiche ispettive. Verifica ispettiva era la numero 1, outsourcing clip borse. Tanto ci ricordiamo, il responsabile della qualità si ricorda di quello che ha fatto. Poi, come detto precedentemente, possiamo andare ad arricchire queste voci, che poi ci compariranno automaticamente nella lettera di convocazione per il riesame della direzione. Se poi vogliamo fare punto per punto e vedere che cosa veramente è successo nelle azioni preventive, nei progetti di miglioramento, nelle verifiche ispettive, questi ambienti li potremo raggiungere molto rapidamente da qui. Cliccando su questa scheda sistemi qualità possiamo andare a vedere cosa è successo nelle azioni preventive. Già qui ce le fa vedere abbastanza, nel senso che ci fa vedere l'azione preventiva numero 1, e poi potremmo andare da qui alla maschera vera e propria dell'azione preventiva numero 1. Se fosse la numero 100, io clicco qui sul cannocchiale, scrivo 100 e mi apre la numero 100. Quando vado da un altro ambiente a un ambiente successivo, poi facendo chiudi, io ritorno all'ambiente precedente. Come puoi vedere, qui sono sempre sul riesame della direzione numero 1 e sto andando a cercare per approfondire quello che è successo negli altri oggetti della qualità in questo range temporale che ci siamo dati dal 15 dicembre 2020 fino al 31 luglio 2021. Quindi una volta individuato tutto, io lo posso andare a cercare molto rapidamente da qui. Questo è il piano, per esempio, delle verifiche ispettive, che se ce ne fossero più di una lo potremmo scorrere, quindi andare a vedere le verifiche ispettive numero X che abbiamo trovato in uscita a quella query di interrogazione in quell'arco temporale, così come per tutti gli altri oggetti della qualità.
Quindi a questo punto avremo scritto l'ordine del giorno del riesame della direzione, che si può fare anche in un altro modo. E il modo diverso consisterà nell'andare a reperire questi stessi dati che per il momento abbiamo reperito dalla scheda sistema qualità, andando a cercare nei vari oggetti, che quindi abbiamo inserito al punto 1, al punto 2, al punto 3 dell'ordine del giorno del riesame della direzione. Consisterà nell'andarli a cercare da un'altra parte e sarà possibile creare un PDF di questi tre oggetti, quindi dell'azione preventiva numero 2, del progetto di miglioramento numero 1 o della verifica ispettiva, numero 1, per fare eventualmente una stampa e poi concentrarci con la stampa davanti per andare a scrivere ulteriori cose da sottoporre all'attenzione della direzione, e poi anche per magari fare una cartellina con le stampe di tutti questi tre oggetti da consegnare ai partecipanti alla riunione. Come possiamo raggiungere questo obiettivo? Cliccando qui sull'icona della stampante ci si aprirà questa ulteriore mascherina nella quale noi potremo andare a cercare questi tre oggetti. Quindi cerchiamo l'azione preventiva numero 2. Qui ci creerà un PDF, noi scriveremo AP numero 2. A questo punto il software ci chiede quale azione preventiva vogliamo estrarre, e qui basterà scrivere infortuni, anche una parola chiave, infortuni. A questo punto lui sul desktop ci va a creare l'azione preventiva numero 2. Gli dovremo dire anche l'anno, che noi sappiamo essere il 2021. Ecco, a questo punto lui ha creato il file PDF sul desktop. Dopo li andremo a prendere tutti e tre per metterli nella cartellina, da cui poi potremo fare le stampe per la cartella dei partecipanti alla riunione. Progetto di miglioramento numero 1. Andiamo ai progetti di miglioramento. Quindi progetto di miglioramento numero 1. Lui ci chiederà anche in questo caso il titolo, qui una parola chiave basterà tarature, sempre l'anno 2021, ci ha creato anche questo. Creiamo poi il PDF della verifica ispettiva numero 1, quindi andiamo a verifiche ispettive, verifica ispettiva numero 1, anche questo lo salviamo. Quindi inserisci il numero della verifica, la numero 1, inserisci l'anno 2021, ed ecco che anche della verifica ispettiva numero 1, che è il terzo punto dell'ordine del giorno, ci ha creato il PDF. A questo punto andiamo sul desktop, dove abbiamo appena creato questi tre file PDF, li trasferiamo in questa cartellina che io ho già preparato per il riesame della direzione del 21 settembre 2021, che è la data che avevamo messo come riunione di riesame, e adesso possiamo aprire questi file. Questo è quello relativo all'azione preventiva numero 2, dove avremo il report dell'azione preventiva numero 2, da cui poter trarre degli ulteriori elementi per andare ad arricchire questo primo punto dell'ordine del giorno. Così faremo per il progetto di miglioramento numero 1, anche in questo caso abbiamo il report completo con tutti i dati dettagliati. In questo caso ci arricchiremo il punto 2 dell'ordine del giorno, e poi apriremo il report della verifica ispettiva numero 1, anche in questo caso con il report dettagliatissimo, da cui trarre ulteriori elementi per arricchire il punto 3 dell'ordine del giorno. E anche per quanto riguarda il riesame della direzione, ovviamente abbiamo il report, lo potremo visualizzare o creare un file PDF in relazione al numero di riesame della direzione su cui ci troviamo. Quindi apriamo il report del riesame della direzione numero 1, e come possiamo vedere anche in questo caso troviamo, come per tutti gli altri oggetti della qualità, un report dettagliatissimo di questo riesame della direzione, in cui il software ci ha ricomposto in maniera ordinata tutti i dati che abbiamo inserito precedentemente. Come per gli altri oggetti della qualità, anche qui potremo andare a mettere degli epiloghi a questo riesame della direzione, oppure anche nessuno, anche se in ordine al riesame della direzione sarà molto difficile che non ci sia qualcosa da fare alla fine, perché ovviamente la direzione è il luogo principe per prendere delle decisioni su azioni da compiere. Diciamo che questa lezione può finire qui. Ti aspetto alla prossima lezione, nella quale, sempre in ordine al riesame della direzione, vedremo l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati. Ciao!